Lui le offrì 1 milione di euro. Lei lo guardò e disse solo: «Tenga i suoi soldi». Quel no poteva rovinarla, invece le ha cambiato la vita. Ciao, sono Rossana e oggi ti racconterò di come un rifiuto può trasformarsi nell'occasione che non ti aspetti. Per capire il peso di quel no, si deve capire com'era la sua vita, 6 mesi prima, a Bologna. Bologna la dotta, la grassa, la rossa. Per lei era solo la grigia. Grigia come il cielo di novembre sui portici, che prometteva una pioggia capace solo di lavare via i sogni e lasciare il fango. Grigia come la polvere sulla sua laurea in economia, arrotolata in un cassetto, inutile come un ombrello rotto durante un diluvio. Lei, la ragazza di questa pazzesca storia, si chiama Chiara. Fino a un anno prima, la sua vita era un progetto quasi perfetto, 26 anni, una laurea con lode, un fidanzato con cui sognava un futuro che sembrava già scritto. Poi, il castello di carte è crollato. Non con un botto, ma con un lento, inesorabile sgretolarsi. Prima, la crisi ha spazzato via il lavoro di suo padre, operaio specializzato in una fabbrica di packaging. 20 anni di mani sporche di grasso e schiena curva, cancellati da una mail delle risorse umane. Poi è arrivata la telefonata che nessuna figlia vorrebbe mai ricevere. Sua madre. Una di quelle malattie che si nominano a bassa voce, un tunnel di cure costose e dall'esito incerto che ha prosciugato i loro risparmi più in fretta di una spugna. I suoi sogni, il suo futuro, finirono in pausa. La ricerca di un lavoro serio si trasformò nella ricerca disperata di un lavoro qualsiasi. Le sue giornate erano un Tetris impossibile. La sveglia suonava alle 5. Il buio era ancora fitto e freddo quando usciva dal suo monolocale a Bologna. L'odore del caffè della Moka era il suo unico lusso. Dalle 6 alle 9 faceva la barista in un caffè vicino alla stazione. Sorrisi a comando, cappuccini lanciati a pendolari di fretta. Un caffè, veloce, il resto è suo. Era un distributore automatico con il grembiule. Alle 9:30, dopo una corsa in autobus, iniziava il secondo round, volantinaggio. Ore a camminare su e giù per via dell'Indipendenza, infilando pubblicità nelle cassette, sentendosi le porte sbattute in faccia e gli sguardi di sufficienza. I piedi le urlavano pietà, ma continuava a camminare, contando i volantini rimasti come un carcerato conta i giorni che mancano. Il pranzo era un panino su una panchina in Piazza Maggiore, guardando i turisti felici che scattavano foto alle due torri. Si sentiva un fantasma nella sua stessa città. Poi arrivava la sera. Dalle 7 a mezzanotte aveva trovato un lavoro da lavapiatti in una trattoria del centro. Il vapore le frustava la faccia, l'odore di cibo le si appiccicava addosso. Le sue mani, che un tempo sfogliavano manuali di economia, erano sempre umide, rosse, screpolate. Sentiva le risate dei clienti oltre il muro, i loro brindisi, la loro allegria. Tornava a casa nella notte silenziosa, sotto la luce arancione dei lampioni che rendeva tutto spettrale. Il suo monolocale era il suo rifugio e la sua prigione. Un letto, un angolo cottura e un tavolo sommerso di lettere. Non d'amore, solleciti di pagamento. La bolletta del gas. L'affitto in ritardo. Ogni busta era uno schiaffo. La disperazione ti entra dentro così. Non ti aggredisce, ti consuma. Un pezzetto alla volta. Inizia come un nodo allo stomaco, poi diventa un peso sul petto. Ti svegli di notte col cuore a 1000, il cervello che non si ferma mai, che cerca soluzioni che non esistono. Ti guardi allo specchio e non ti riconosci più. Vedi solo due occhi cerchiati, la pelle spenta, la bocca tirata in una smorfia. Il punto più basso arrivò una sera di pioggia torrenziale. Era appena tornata dal ristorante, fradicia e sfinita. Trovò la lettera di sfratto sotto la porta. Quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Crollò sul pavimento, incapace persino di piangere. Era paralizzata dalla paura. In quel momento avrebbe fatto qualunque cosa, qualsiasi cosa per fermare quel dolore. Fu il giorno dopo, in quello stato d'animo, che ricevette quella telefonata. Era un numero sconosciuto. Di solito non rispondeva, ma si aggrappò a quella chiamata come a un salvagente. Una voce maschile, calma e profonda. «Signorina Chiara Mauretti? Mi chiamo Andrea Santini. Ho avuto il suo contatto da un'agenzia di headhunting. Avrei una proposta di lavoro per lei».
Un'opportunità unica. Headhunting. Era passato quasi un anno da quando aveva inviato il curriculum. Era un'opportunità unica. Il cuore le saltò in gola. Forse era la volta buona. Le diede appuntamento per il giorno dopo, nel bar di uno degli hotel più lussuosi della città. L'ingenuità della disperazione le fece credere che fosse il suo giorno fortunato. Non poteva immaginare che stava per entrare nella tana del lupo. Entrare nella hall del Grand Hotel Majestic fu come mettere piede in un altro universo. Aria profumata di gigli, silenzio ovattato, conversazioni sommesse. Lei, con i suoi pantaloni blu un po' scoloriti, la camicetta bianca, che non era più cangiante da tempo, e le scarpe che le facevano male, si sentiva un'erbaccia in un giardino di orchidee. Lo vide subito, seduto in una poltrona di velluto rosso. Andrea Santini, sulla cinquantina, capelli brizzolati perfetti, un abito che gridava sartoria. Non era bello, ma emanava un'aura di potere che quasi si poteva toccare. Si alzò e le tese la mano. Stretta ferma, occhi grigi come l'acciaio. La trapassarono. Signorina Mauretti, si accomodi. Grazie per essere venuta con così poco preavviso. Ordinò da bere senza nemmeno guardare il menù, con la sicurezza di chi è abituato a ottenere tutto. Lei balbettò un acqua naturale, grazie, sentendosi una bambina. Iniziò a raccontare di sé con qualche chiacchiera, i suoi studi, le sue ambizioni. Sembrava così interessato che per un attimo lei ci sperava davvero. Forse era un vero lavoro, forse vedeva qualcosa in lei. Parlarono per 20 minuti. Poi il suo tono cambiò, diventò diretto, quasi clinico. Chiara? Era la prima volta che usava il suo nome. Sarò schietto. Ho letto il suo profilo, intelligente, ambiziosa, e ho fatto qualche ricerca. So di suo padre, so anche di sua madre, e so che lei è a un passo dal baratro. Ogni parola era una pugnalata. Il gelo prese il posto della speranza. Si sentiva nuda, esposta. Come si permetteva? Come sapeva quelle cose? La sua vita, il suo dolore, analizzati da uno sconosciuto. Non la prenda sul personale, continuò, come se le avesse letto nel pensiero. Sono un uomo d'affari e gli affari si basano sulle opportunità. E io qui vedo un'opportunità, per entrambi. Si sporse verso di lei. Vede, Chiara, io ho tutto, soldi, potere, successo. Ma ci sono cose che il denaro non può comprare direttamente, cose che richiedono un accordo. Fece una pausa, lasciando che la tensione salisse. Le offro 1 milione di euro, netti. Domani mattina su un conto a sua scelta. Le mancò il respiro. 1 milione di euro. La cifra era così assurda, così fuori dal suo mondo, che pensò di aver capito male. Era la soluzione a tutto, la fine dei debiti, le migliori cure per sua madre, una casa nuova per i suoi, la possibilità di ricominciare, la salvezza. Negli occhi di Andrea si vide un lampo di trionfo. Vedo che ho la sua completa attenzione, disse con un mezzo sorriso. Naturalmente c'è qualcosa da dare in cambio. E poi disse: voglio che passi una notte con me, nessun legame, nessuna complicazione, un accordo commerciale. La sua compagnia per una notte, in cambio della sua libertà finanziaria a vita. Il mondo si fermò, l'umiliazione le bruciò la faccia. Era questo, quindi. Non un talento da scoprire, era merce. Un oggetto con un prezzo. E la parte peggiore? Per una frazione di secondo ci aveva pensato. La sua mente iniziò a calcolare. Una notte. Una sola, orribile notte. Cos'erano 8 ore di umiliazione contro una vita di serenità per la sua famiglia? Vide il viso di sua madre, stanco ma sorridente, in una bella stanza d'ospedale. Suo padre, di nuovo sereno. Se stessa, finalmente libera dal peso che la stava schiacciando. Era una transazione, terribile e degradante. Ma non vendeva già se stessa ogni giorno? I suoi sorrisi al bar, la sua resistenza fisica per strada? La sua dignità nel retro di un ristorante? Qual era la differenza? Solo il prezzo. Ma poi le tornò in mente un'altra immagine. Suo padre, quando era piccola, che le diceva: Chiara, l'unica cosa che nessuno può portarti via è la tua dignità, vale più di tutti i soldi del mondo, ricorda.
Sua madre, che le insegnava a essere onesta, a guardarsi allo specchio con orgoglio. Stava per svendere tutto questo. Stava per vendere l'unica cosa che le era rimasta, se stessa. Se avesse accettato, quel 1.000.000 di euro sarebbe stato il prezzo della sua prigione, non della sua libertà. Sarebbe stata ricca, sì, ma ogni euro speso le avrebbe ricordato quella notte. Alzò lo sguardo e lo fissò. Il grigio dei suoi occhi non le faceva più paura. Vedeva solo un uomo piccolo, così povero da poter offrire solo soldi. La nebbia della disperazione si diradò, lasciando una chiarezza gelida e affilata. Si alzò. La sua voce, quando iniziò a parlare, era ferma. Più ferma di quanto non fosse da mesi. Tenga i suoi soldi. Dopo aver detto quelle parole, e si girò per andarsene, aspettandosi un insulto, o peggio, il silenzio. Ma dopo 2 passi, con il cuore in gola, sentì la sua voce. Chiara, si fermi, la prego. Non era più arrogante, c'era una nota diversa. Sorpresa? Rispetto? Esitò e contro ogni istinto tornò sui suoi passi. Andrea Santini era ancora in piedi. L'espressione era completamente cambiata. Il sorrisetto era sparito, sostituito da uno sguardo serio, quasi pensieroso. Poi fece una cosa che la spiazzò, sorrise. Ma era un sorriso diverso, genuino, quasi stanco. Si sieda, Chiara. Per favore. Solo altri 5 minuti. Era così confusa che obbedì. Si sedette di nuovo, tesa come una corda di violino. Lui si passò una mano tra i capelli. Mi scusi, ha detto, e sembrava sincero. Quello a cui ha appena assistito era un test, una messinscena crudele, lo so, ma necessaria. Lo fissava, senza capire. Un test? Chiara continuò con un tono totalmente professionale. Io non sono qui per comprare la sua compagnia. Sono l'amministratore delegato di una grande fondazione filantropica e da 6 mesi sto cercando la persona giusta a cui affidare la direzione della nostra nuova sede italiana, qui a Bologna. Era allibita. Non riusciva a crederci. Per questo ruolo, spiegò, non mi serve solo un manager brillante, mi serve qualcosa di molto più raro. Mi serve una persona con una spina dorsale d'acciaio. Qualcuno di incorruttibile, qualcuno che, messo di fronte alla più grande delle tentazioni, nel momento della sua più profonda disperazione, scelga comunque la via giusta. Qualcuno a cui poter affidare il futuro di migliaia di persone, senza mai dubitare della sua bussola morale. La guardò dritta negli occhi. Ho passato mesi a incontrare candidati e a ognuno di loro ho posto un test simile. Terribile, lo ammetto. Lei è la prima persona, Chiara, che lo ha superato. La prima che ha detto di no. Rimase a bocca aperta. Il mondo si era capovolto. La proposta che le faccio ora invece è reale, disse, porgendole un biglietto da visita e un fascicolo. Questo è il mio vero biglietto da visita e questo è il profilo del ruolo di direttore operativo della Fondazione Santini in Italia. Lo stipendio è 1/10 di quello che le ho offerto prima, ma è più che dignitoso. E il lavoro le darà qualcosa che nessun denaro può comprare, la possibilità di cambiare davvero la vita delle persone, in meglio. Aprì il fascicolo con le mani che tremavano. Finanziare reparti oncologici pediatrici, sostenere famiglie in difficoltà, borse di studio per ragazzi senza mezzi. Era il lavoro che avrebbe sognato se solo avesse osato farlo. Per quanto riguarda i suoi problemi, aggiunse con delicatezza, la Fondazione ha un programma per i suoi dipendenti. Possiamo offrirle un prestito a tasso zero per coprire le spese mediche di sua madre e i suoi debiti. Sarà una trattenuta mensile, ma le permetterà di respirare. Lo consideri un anticipo sulla fiducia. Le lacrime che aveva trattenuto la notte prima uscirono tutte assieme. Ma non erano lacrime di disperazione. Erano lacrime di liberazione, di gratitudine, di una speranza così grande da far male. Lui si alzò. Si prenda il weekend per pensarci, Chiara. Se accetta, e spero tanto di sì, l'aspetto lunedì nei nostri uffici. Le porse di nuovo la mano. Questa volta la sua stretta era quella di un collega. Chiara uscì da quell'albergo e si ritrovò sotto i portici di Bologna. La stessa città di prima. Ma ora un raggio di sole era spuntato tra le nuvole, illuminando un palazzo. E per la prima volta dopo tanto tempo si accorse di quanto fosse bella. Sono passati 6 mesi.
Ora Chiara è nel suo ufficio. Guarda spesso da una finestra che si affaccia sui tetti rossi di Bologna. È il direttore operativo della Fondazione Santini. Ogni giorno il suo lavoro è decidere come aiutare gli altri. Firma assegni che mandano un bambino a fare una terapia sperimentale, che danno un pasto caldo a una famiglia, che permettono a una ragazza come era lei di andare all'università. Sua madre sta bene. Ha finito le cure nella migliore clinica della regione e i medici sono ottimisti. Ieri l'ha portata a passeggiare ai giardini Margherita e rideva. Suo padre ha trovato un nuovo lavoro di cui va fiero, i debiti si stanno risanando. A volte Chiara ripensa a quella scelta. Quel no non è stato solo un rifiuto. È stata un'affermazione, l'affermazione di chi voleva essere, anche quando tutto sembrava spingerla a essere qualcun altro. Ha imparato che l'integrità non è un lusso. È l'unica ricchezza che si ha, soprattutto quando non si ha nient'altro. La vita a volte ti spinge sull'orlo del precipizio e ti chiede di scegliere. E in quei momenti la scelta più difficile è spesso l'unica che può davvero salvarti. Le difficoltà non devono essere la nostra condanna. Possono essere la fornace che tempra il nostro carattere. La sua storia non è una favola, ma è la prova che quando si sceglie la dignità, a volte l'universo non ti chiude una porta in faccia, ma ti apre un portone che non sapevi nemmeno esistesse. Se questo racconto ti ha toccato, non dimenticare di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti altre nuove storie. Sono Rossana e non vedo l'ora di ritrovarti alla prossima storia.